Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su SharePoint in cui andiamo avanti sulle funzionalità comuni agli elenchi e alle librerie e vediamo l'impostazione degli avvisi. Cosa vuol dire impostare un avviso? Vuol dire farsi avvisare da SharePoint, quindi da Office 365, del fatto che in una libreria documenti o in un elenco è avvenuto qualcosa, quindi che è stato creato un nuovo elemento, che è stato modificato un nuovo elemento, a seconda di quello che vogliamo sapere e vedremo anche con che cadenza temporale lo vogliamo sapere e come lo vogliamo sapere, per esempio tramite email o tramite SMS. Quindi innanzitutto bisognerà attivare la funzionalità da una libreria cliccando su questi puntini, poi scegliendo invia avviso, quindi come dicevo in seguito ad accadimenti che avverranno nella libreria, modifiche, inserimento di un nuovo documento. Poi andremo a configurare l'avviso, quindi a dare un titolo all'avviso, a inserire gli utenti che vogliamo avvisare. Possiamo voler essere avvisati noi stessi, ma anche avvisare altri utenti per email o come dicevo anche per SMS. E per cosa si vuole essere avvisati, perché si può essere avvisati per tutte le modifiche o soltanto per alcune modifiche, e poi anche quando si vuole essere avvisati, se si vuole essere avvisati immediatamente oppure giornalmente oppure settimanalmente. Dopodiché andremo a gestire l'avviso in concreto, quindi dopo aver creato l'avviso andremo a gestirlo, quindi sempre dalla nostra libreria o elenco, come vedremo, cliccheremo sui puntini e questa volta non cliccheremo su invia avviso, ma su gestisci avvisi personali e a questo punto, dopo aver cliccato su gestisci avvisi personali, ci si aprirà questa schermata dove potremo andare anche a modificare l'avviso con il titolo che abbiamo creato. Ci si aprirà quest'altra schermata dove appunto potremo modificare tutte le funzionalità. Ovviamente quando avviene qualcosa all'interno di una libreria o di un elenco veniamo subito avvisati, verranno avvisate ovviamente le persone che sono state inserite per essere avvisate. Ecco, io mi sono inserito e ho ricevuto subito l'avviso circa il fatto che questo file della fattura relativa a Roberto Verdi è stato modificato. Ho ricevuto subito un avviso via email. E lo stesso ovviamente si può fare anche negli elenchi, non mi dilungo oltremodo perché lo abbiamo già visto per le librerie, è assolutamente uguale, quindi anche qui si va a cliccare su invia avviso, si vanno a configurare tutte le impostazioni dell'avviso, si riceve un'email del fatto che è stato impostato questo avviso e poi alla fine vedremo anche che dopo aver creato un avviso sia da una libreria che da un elenco, cliccando su gestisci avvisi abbiamo un ambiente comune di gestione degli avvisi personali. Questo modifica ai file è relativo ad una libreria, quest'altro quando viene modificata una riga è il titolo che ho dato io, anche modifica ai file è un titolo che ho dato io, in questi casi possiamo andare a modificare cliccando su gestisci avvisi personali sia dalla lista che dall'elenco, possiamo andare in questo ambiente comune alle librerie e agli elenchi a gestire gli avvisi che abbiamo creato o nelle librerie o negli elenchi. Quindi andiamo su SharePoint e vediamo in concreto come si possono fare questi passaggi. Quindi qui ci troviamo sulla libreria, ma vedremo che nell'elenco la cosa è assolutamente analoga. Clicchiamo su questi puntini e andiamo a cliccare su invia avviso. A questo punto ci si apre una schermata dove noi potremo andare ad impostare tutte le caratteristiche che vogliamo dare al nostro avviso. Attendiamo un attimo che si apra la schermata, ecco si è aperta, lui di default SharePoint ci mette fatture docenti, ma noi possiamo andare a dire che vogliamo essere avvisati su una particolarità delle fatture docenti. Io ho messo prima modifiche ai file e posso dare un altro titolo, scriviamo modifica di un file. Posso andare a stabilire anche le persone a cui voglio che arrivi questo avviso, posso essere io stesso, posso andare a scrivere altre persone che fanno parte dell'account Office 365 e
Posso ovviamente stabilire il metodo con cui ricevere questo avviso, se lo voglio ricevere per email, se lo voglio ricevere per SMS. Posso anche stabilire che via SMS posso ricevere un URL della modifica, quindi un collegamento diretto al file nella libreria o alla riga dell'elenco SharePoint. Poi vado a stabilire che tipo di modifiche, il tipo di modifiche sulle quali io voglio essere avvisato. Quindi, per esempio, posso stabilire che voglio essere avvisato su tutte le modifiche oppure soltanto su nuovi elementi che vengono aggiunti nell'elenco. Scegliamo questa seconda voce, nuovi elementi aggiunti. Posso stabilire di essere avvisato sugli elementi esistenti che vengono modificati, sugli elementi eliminati dalla libreria. E posso anche stabilire il criterio di invio degli avvisi, quindi su qualsiasi modifica, oppure se un altro utente modifica un documento, se un altro utente modifica un documento di cui l'utente corrente è l'autore, quindi se io sono l'autore di quel documento vengo avvisato, altrimenti no, e quindi potrei stabilire sopra di avvisare anche altre persone, oppure se un utente modifica un documento di cui l'utente corrente è l'autore dell'ultima modifica che è stata apportata a quel file. E poi posso stabilire di essere avvisato con una certa frequenza. Per esempio, qui posso stabilire di essere avvisato giornalmente, di avere un riepilogo giornaliero di tutte le modifiche ai file che sono state fatte in questa libreria, oppure di essere avvisato immediatamente quando viene fatta una qualsiasi modifica, oppure addirittura settimanalmente. E una volta che io ho stabilito tutti questi parametri, vado a cliccare su OK. E a questo punto, ricliccando sui puntini e andando a scegliere questa volta non invia avviso ma gestisci avvisi personali, io qua troverò l'avviso che ho creato, modifica di un file, cioè con il titolo con cui l'ho creato. E questi altri due sono quelli che io ho creato per metterli nelle diapositive, modifiche ai file per quanto riguarda le librerie e quando viene modificata una riga per quanto riguarda l'elenco, quelli che hai visto nelle diapositive. Quindi questo è l'avviso di modifica per quanto riguarda l'elenco, per quanto riguarda la libreria che abbiamo appena creato. Se io ci vado a cliccare, ovviamente posso tornare a modificare questo avviso in un momento in cui posso andare a cambiare, per esempio, la tempistica di invio o qualsiasi altro parametro io voglia cambiare. E detto questo, andiamo su un elenco, e anche in questo caso sarà la stessa identica cosa. Andiamo sull'elenco allievi corsi e qui andiamo su invia avviso come abbiamo fatto precedentemente. Prima ho scritto quando viene modificata una riga, qui scriviamo modifica riga elenco, modifica riga elenco. Anche in questo caso posso andare a scegliere altre persone che fanno parte dell'account Office 365. Anche in questo caso scelgo il metodo, tutto quello che abbiamo visto precedentemente. Modifica riga elenco, mi sta bene questo titolo, andiamo a dire che io voglio essere aggiornato con un riepilogo giornaliero delle modifiche, non ad ogni modifica che viene fatta all'elenco. Vado a cliccare su OK e anche in questo caso, cliccando su gestisci avvisi, vediamo che vado a trovare tutti gli avvisi che io ho impostato sia relativamente agli elenchi che relativamente alle librerie. Questo è modifica riga elenco, è quello che abbiamo appena impostato sull'elenco SharePoint degli allievi dei corsi, e anche qui potrò andare a fare tutte le modifiche che voglio. Questo degli avvisi è un sistema molto importante perché ci dà la possibilità di essere avvisati su tanti tipi di modifiche che vengono fatti negli elenchi e nelle librerie, di cui possiamo subito prendere visione, quindi la comodità per il lavoro è veramente importantissima. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!